L'ingresso è in via Cavour 25, poco prima di via Fausto Coppi, a Cambiago, paese divenuto famoso proprio per il trifoglio delle biciclette di Ernesto Colnago. La collezione, così si chiama il suo museo appena inaugurato, è un tuffo nella storia del ciclismo e della bicicletta, perché oltre a raccontare i campioni che ci hanno pedalato su, ci sono le biciclette che raccontano la ricerca tecnologica che si sposa con una fantasia tutta italiana, ed è uno spettacolo. Quante biciclette ci sono qua dentro? Allora, qui dentro ce ne sono 74. Ma mi hai detto che sono molte di più quelle che verranno esposte poi nel tempo. Allora, la collezione sono circa 170 pezzi che ogni mese verranno comunque cambiati a rotazione. Una grande novità è che la collezione comincerà anche a andare in tournée in giro per il mondo. Quindi questi pezzi non saranno sempre esposti solo fisicamente qui, ma potranno anche essere visibili e esposti anche in altre parti del mondo. La domanda più importante: come si potrà venire a visitare la collezione? È sempre aperto? Ci sono degli orari? Bisogna chiamare? Allora, gli orari sono presenti sul sito, la collezione c.com. Dal 9 gennaio sono aperte le prenotazioni. Ora non vedete dei piccoli grandi lavori che sono ancora da ultimare. Dal 9 gennaio su prenotazione, sempre gratuito sul sito internet. Perfetto. Qual è la bicicletta la più vecchia e quella con più storia? La più storica forse è quella di Eddy Merckx del record dell'ora. La bici con più storia forse è la Futura, Master Pista Futura, perché è stata veramente una ricerca veramente veramente lunga, meticolosa, e ci ha quasi portato un anno per riuscire a riottenerne una. Ma qui c'è il racconto di tutta la tecnologia che Colnago ha portato nel ciclismo e nella bicicletta. Abbiamo visto il cambio bicicloidale sulla prima in carbonio firmata Ferrari, la bicicletta di Rominger, sono veramente tutte quante qui insieme. Sì, esatto. Nell'angolo Ferrari, nell'altra sala, c'è la prima bicicletta in carbonio studiata a due mani dal mio nonno Enzo Ferrari insieme, passando per tutte le C, dalla C40 arrivando fino alla C64, arrivando al freno a disco, passando per la forcella dritta e telai con congiunzioni. Tutta la storia di Ernesto. Certo, perfetto, grazie. Una collezione infinita di biciclette e di campioni, come la bicicletta di Franco Ballerini, la sua prima Roubaix nel 1995. Pensate, era stata presa dai meccanici e pulita prima che potessero fermarli. Li fermarono invece alla seconda Roubaix di Ballerini, quella del 1998. Potete vederla qui ancora con il fango di quella corsa meravigliosa stampato sui tubi del telaio. Record fantastico di Tony Rominger sull'ora. Pensate che Colnago per questa bicicletta prese i tubi aerodinamici a goccia che erano stati pensati per la prima volta per le nazionali russe su pista e assemblò con una certa rapidità questa bicicletta che vedete ha il 60 con un 14 sul posteriore. Una collezione davvero pazzesca. Guardate questa soluzione di tubo obliquo sdoppiato, un po' come altri modelli che ha fatto Ernesto Colnago negli anni, le biciclette da cronometro e anche le prove da mountain bike, monoscocca in fibra di carbonio e le soluzioni placcate in oro. Una soluzione da pista, guardate che quanto è vicino il manubrio al tubolare anteriore. In questo caso una ruota 26, gli esperimenti fatti con le modelli più aerodinamici, le ruote da 24, le ruote da 26 per le cronometre individuali, e una collezione infinita di maglie conquistate dai corridori che correvano sulle biciclette Colnago. Una storia raccontata dallo stesso Ernesto. Nella vita ci vuole l'umiltà, ci vuole saper fare, ci vuole sapere avere tanta pazienza, perché il mondo è una ruota da ruota che gira. Voglio lasciare un segno, voglio lasciare la mia famiglia, tutto quello che il nonno Ernesto, il papà, i nipoti tutti sanno cos'è che ha fatto. Il ciclismo mi ha dato tanto, ma io ho dato tantissimo, ho dato tutto, non ho mai copiato niente da nessuno.
Questo è un gruppo di famiglia che dice già tanto. Quella famiglia che Ernesto ha voluto vergare con la F maiuscola lì nel muro che è alla vostra destra, che ci ha insegnato, ripeto, cos'è la modestia, cos'è l'umiltà, ma allo stesso tempo cos'è la fantasia, cos'è la genialità, cos'è il coraggio, cos'è l'imprenditorialità. Ernesto lo sappiamo, Ernesto è stato un genio per il mondo della bicicletta e non solo. Per noi atleti è stato un maestro di vita, è stato un fratello, ci ha accompagnato in tutta la carriera, ma soprattutto ci ha aiutato nei momenti difficili, e sono quelli i momenti in cui tu hai bisogno di tanto affetto, di tanta amicizia, di tanta vicinanza. Ecco, Ernesto era questo, nei momenti difficili ti chiamava e ti teneva su di morale. Io ho sempre pensato a questo, che nella vita bisogna avere fortuna, bisogna avere fortuna a trovare la gente giusta al momento giusto, e uno di questi è Ernesto, perché correre con la sua bicicletta, farmi consigliare da lui, io seguivo, Gianni ti devi allenare il pomeriggio, quando c'era corsa io facevo quello che mi diceva lui, quindi bisogna avere la fortuna di trovare la gente giusta. Poi Ernesto, si sa, era già con Fiorenzo Magni, quindi noi ci sentivamo un pochino protetti da queste persone. Io porto nel mio cuore una cosa bellissima. La prima maglia gialla, arrivare a Parigi con la bici col Nago, è stata la mia nel lontano 73. Era il giro, era un tour per dilettanti, ma comunque nel mio cuore la porto sempre. E poi anche nell'86 davanti al Duomo a Giro di Lombardia ho vinto il mio secondo Lombardia, e per me quella è la vittoria più bella.